Sabato scorso Giulietto Chiesa era a Monserrato per un convegno promosso dal Movimento 5 Stelle e lancia un appello a voi per una grande coalizione. Lei potrebbe essere candidato premier, uscita dalla NATO e una nuova politica di rapporti nei confronti della Russia. Lei che posizione ha su questi argomenti? Beh, che sulla NATO noi vogliamo restare nella NATO, ma vogliamo parlamentarizzare gran parte delle scelte. Le concessioni sulle basi militari devono essere parlamentarizzate, deve decidere il Parlamento, deve intervenire il Parlamento quando si tratta di operazioni NATO e quindi di missioni NATO, ma vogliamo restare all'interno della NATO. I rapporti con la Russia, l'Italia ha sempre avuto rapporti con la Russia, tant'è vero che abbiamo degli scambi commerciali, degli scambi energetici. Poi si sono inventati queste sanzioni alla Russia per punire giustamente la Russia per le operazioni in Crimea, ma è lo strumento che è sbagliato, perché quello strumento sta danneggiando i nostri agricoltori, sta danneggiando le nostre imprese, ma non sta aiutando non sta aiutando a risolvere il problema delle tensioni in Ucraina, Crimea. Quindi il vero obiettivo adesso di un paese, di un governo 5 Stelle è quello prima di tutto non di essere filo russo o filo americano, essere filo italiano e cominciare a proteggere un po' il mercato italiano, le imprese italiane e l'Italia da una serie di trattati e di provvedimenti internazionali che sembrano lontani da noi, ma se ci pensate trattati, provvedimenti a livello internazionale poi danneggiano anche l'ultimo contadino della regione più povera d'Italia. Buongiorno Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Avete sentito adesso che finora finalmente abbiamo una posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle attraverso la voce del suo candidato in pectore per la carica di primo ministro sulla politica che il Movimento 5 Stelle svolgerà quando andrà al governo. Qui una piccola annotazione. Di Maio parla di governo 5 Stelle, non so bene che cosa voglia dire, vuol dire che sarà un governo tutto 5 Stelle, cioè annuncia che i 5 Stelle prenderanno il governo da soli in questa situazione? Previsione legittima, ma mi sembra un tantino allargata, un tantino esagerata. Io credo che non ci sarà un governo 5 Stelle, possibile che ci sia un governo con i 5 Stelle, ma un governo 5 Stelle non ci sarà. Comunque, se ci fosse, ci viene annunciato che questo governo vuole restare nella NATO. Dice Di Maio, noi vogliamo restare nella NATO. Cioè a dire vogliamo stare dentro l'Alleanza Atlantica con la sua logica, con i suoi rapporti di forza, diciamo così, con gli Stati Uniti che sono quello che sono, con gli Stati Uniti che stanno bombardando in Siria, con la NATO che sta in Afghanistan con le nostre truppe, eccetera, eccetera. È una scelta. Questa è annunciata ufficialmente al Paese e noi la amplifichiamo come è giusto che sia, così gli elettori tutti sapranno dove starà e dove porterà l'Italia il Movimento 5 Stelle o una coalizione, mi pare inevitabile, che sarà inclusa insieme al Movimento 5 Stelle. La seconda novità che ci annuncia Di Maio è che verrà parlamentarizzato il nostro rapporto con la NATO, cioè il nostro essere dentro la NATO, che vorrebbe dire che si discuteranno in Parlamento le scelte che riguardano le basi militari, le missioni militari all'estero, eccetera, eccetera, ma non ci dice quali sono queste scelte, ci dice che si discuteranno in Parlamento, ma questa non è una novità, anche adesso le scelte in base alla Costituzione dovrebbero essere portate in Parlamento, ma non lo sono state di fatto, o meglio, lo sono state qua e là, ma senza una vera discussione politica sulla collocazione dell'Italia nel mondo, diciamo così. Quindi non vedo la novità, il problema è di vedere quante basi resteranno, e questo non viene detto, e il problema è di sapere quante missioni militari, quali missioni militari. Ma c'è una seconda cosa che è rivelatrice, ed è il fatto che Di Maio dice che bisogna punire la Russia, giustamente bisogna punire la Russia, e qui si vede chiaramente che Di Maio e a quanto pare il Movimento 5 Stelle sono entrambi dentro la narrazione degli eventi internazionali degli Stati Uniti d'America e di Bruxelles, cioè la Russia è responsabile della crisi, bisogna punirla. È una frase che io ritengo personalmente di una gravità eccezionale, per tutto quello che significa. La seconda cosa che deriva è che dice Di Maio
hanno inventato le sanzioni. Chi le ha inventate le sanzioni? L'America, e noi gli siamo andati dietro. Hanno inventato le sanzioni per punire giustamente la Russia, ma in realtà hanno punito gli agricoltori e gli imprenditori italiani. Bene, questa è un'osservazione giusta, ma se dobbiamo punire la Russia, come la dobbiamo punire? Noi italiani, con il governo insieme ai 5 Stelle o dei 5 Stelle, noi puniremo la Russia? E con questo vogliamo avere dei buoni rapporti con la Russia? Mi sembra una cosa un po' difficile da realizzare, perché la Russia naturalmente avrà i suoi punti di vista ed essendo punita non sarà molto contenta di avere dei rapporti con il futuro governo del Movimento 5 Stelle. Ma la domanda più importante di tutte è: ma che cosa farà questo governo su scala internazionale? Parlamentarizzare la collocazione dell'Italia nella NATO risolverà il problema? Noi abbiamo le armi nucleari in casa. Glielo diremo al governo futuro che deve mandare via le armi nucleari perché abbiamo firmato un trattato di non proliferazione che esclude che noi possiamo ospitare armi nucleari di chi che sia in casa nostra? Anche questa è una domanda che resta inevasa fino a questo punto. Quindi, riassumendo, adesso sappiamo qual è la posizione del Movimento 5 Stelle. Allora la posizione di De Maio. Naturalmente io, come ex elettore del Movimento 5 Stelle, avrei ragione di chiedere: ma l'avete chiesto un parere su questa collocazione del Movimento 5 Stelle e dell'Italia con governo 5 Stelle dentro la NATO? Avete fatto una consultazione con i vostri iscritti, con i vostri elettori? Io, come vostro elettore, per esempio, sono rigorosamente contrario. E in questo caso non voterei il Movimento 5 Stelle se venisse confermata questa posizione. Ma comunque io sono stato recentemente invitato in un interessante comune nei pressi di Cagliari, dove ho avuto un grande confronto, molto bello, molto appassionante, con più di un centinaio di elettori del Movimento 5 Stelle che sembravano invece di altro orientamento rispetto a quello che ci ha annunciato Di Maio. Comunque, in ogni caso, è questione che riguarda il Movimento 5 Stelle, che io rispetto pienamente. Voglio soltanto chiarire che finalmente abbiamo una posizione che non è quella di altri esponenti del Movimento 5 Stelle che vanno in giro dicendo cose diverse in pubblico e nei dibattiti parlamentari. Non è questa è un'altra posizione. È il Movimento 5 Stelle che proclama di voler rimanere dentro la NATO e di voler quindi accettare le regole della NATO. Parlamentarizzate o non parlamentarizzate, questo è. E più che le regole sono i rapporti di forza. Quindi buona fortuna in questo cammino verso le prossime elezioni e speriamo che il Movimento 5 Stelle chiarisca anche che cosa vuol dire un governo 5 Stelle. Governo 5 Stelle da soli? Realistico? Se vi pare realistico procedete così, ma io ritengo che non sia realistico, e se non è realistico, se il rappresentante ufficiale del Movimento 5 Stelle dice questa cosa qua, vuol dire che non dice la verità, o che dice una cosa che sa che non sarà realizzabile. Non è bello questo, francamente, non è bello. Giulietto Chiesa per pandoratv.it